Perfetto ragazzi, eccoci arrivati alla fine della nostra prima parte del test delle Supersportive 2019. La prima parte in cui cominceremo a raccontarvi quello che è il comportamento dinamico. Vi abbiamo descritto la parte tecnica di queste moto, ve le abbiamo illustrate nel video che speriamo abbiate già visto. A questo punto è arrivato il momento di raccontarvi da un punto di vista dinamico come si comportano dopo una giornata qui sull'autodromo di Pergusa. Vi racconteremo come vanno di motore, come vanno di ciclistica, quello che ci è piaciuto di più e quello che ci è piaciuto di meno, in maniera tale da darvi, speriamo, tutti gli elementi necessari a valutare quella che vi potrebbe piacere di più, che è più vicina ai vostri gusti, al vostro stile di guida e perché no alle vostre esigenze. In rigoroso ordine alfabetico, quindi iniziamo dall'Aprilia e cedo la parola a due colleghi. Quindi Aprilia, ragazzi, raccontatecela. Allora, io ho avuto il vantaggio, vantaggio e onore di averla provata al Mugello, per cui mi avevo già fatto un'idea. Tu invece è la prima volta che ci salivi? Sì, mi avevi anticipato qualcosa in ufficio, ma non credevo che fosse così potente. La prima uscita di curva ho detto, se qualcosa non va troppo forte. Potentissimo, ha una coppia incredibile, allucinante, e poi la cosa bella è che appunto questa erogazione che non mette mai in difficoltà, spinge tantissimo ma è fluido. Sì, spinge bene in maniera costante, ha tantissima coppia però la stende bene. In effetti poi dopo si vedrà che con una concorrente italiana invece c'è un po' più di cannonata. Senti, la ciclistica? Ciclistica bene, però come le ultime Aprilia diciamo richiede un po' di affinamento, cioè ovvero non è pronti via, prendo e vado. Io ho avuto la fortuna di avere un meccanico dedicato che mi ha messo la moto a posto, ha fatto tutte le regolazioni. Questa è una moto che pretende regolazioni, deve essere messa a punto. Io ho sempre amato le Aprilia, ne ho una Tuono, lo sai, è una racing vecchia, ho avuto la penultima. Questa in effetti richiede un po' più di affinamento. Ma quando trovi il suo equilibrio, cioè quando te la riesci a regolare, praticamente te la regoli. Se posso interrompervi un attimo, effettivamente questa nasce come moto da corsa, bravo, ciclistica di una moto da corsa, è così. E non avendo sospensioni elettroniche, ma scegliendo di avere moto da corsa, le sospensioni meccaniche chiaramente è un pochino più delicata come messa a punto. In questo frangente, infatti, praticamente non avendo la sospensione elettronica, noi abbiamo tutti corporature diverse, pesi diversi, scendi, sali, non hai tempo di stare lì proprio a regolarla, la sospensione elettronica è un vantaggio. Questa non la sentivi un po' più nervosa che in uscita, così pronti via. Devi sempre giudicare anche in funzione di questo. E quindi cosa vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto di meno? Allora, diciamo che il pacchetto elettronico di Aprilia è fantastico. Da sempre. Intuitivo, ogni tipo di regolazione c'è, quindi esatto. È davvero ben leggibile. Il funzionamento di tutti i parametri è al top. Anti-wheeling, traction, tutto è perfetto. Motore prestazioni sono veramente uno step. Questa forse segna nuovi record, anzi segna nuovi record in termini di potenza e coppia. Cosa ci è piaciuto meno? Difficilissimo trovare qualcosa che non ti piace di questa moto. Probabilmente trovando il pelo nell'uovo il consiglio è probabilmente lo step successivo, anzi sospensione elettronica, in modo da rendere un po' più facile poi il setting un po' per tutti. D'altra parte sono arrivate sulla Tuono quest'anno, quindi vedessi mai che magari chissà. Però parlando di pacchetto elettronico, io a questo punto vi tolgo la parola e vengo qui con Luca e parliamo dell'altra grande novità di quest'anno, ovvero la BMW S1000 RR. Ho detto bene. Ma almeno tu che ce l'hai, ma il motore, comincio io magari. Vai, che la conosci anche meglio di me. La conosco me e purtroppo finalmente provata sull'asciutto. Allora, il motore è spettacolare, è veramente spettacolare perché è quella a cilindrata regolare, diciamo così, 1000, che comunque sa unire la tradizionale schiena del 4 cilindri BMW con una grinta in alto veramente spettacolare e meravigliosa. Hanno fatto un lavoro incredibile. E non era facile migliorare quello che era il riferimento precedente dell'S1000 RR senza aggiungere qualche cosina in termini di cilindrata. Ma questa è stata completamente riprogettata e soprattutto quindi anche da un punto di vista della ciclistica è una sorpresa completa, giusto? No, infatti è forse stato il punto più forte, quello che anche più mi ha sorpreso, perché l'inserimento nei cambi di direzione è veramente veloce e precisa.
e comunque sembra di averla guidata da sempre, ecco, è quello forse anche che fa sentire bene. Beh, da buona BMW è abbastanza intuitiva effettivamente, però come giustamente hai detto tu, coglie quasi in contropiede, perché subito all'inizio hai una rapidità nel prendere la corda, nei cambi di direzione e anche nel raddrizzarsi, quando riprendi in mano il gas, veramente eccezionale. C'è da dire una cosa, Diciamolo. che questa è l'unica con i cerchi in fibra di carbonio, perché monta il pacchetto M e in realtà ci sta, perché comunque è come se parlassimo di una Ducati V4S oppure di una Aprilia Factory, anche perché il prezzo poi effettivamente non è che vada più in alto rispetto alle concorrenti di cui abbiamo parlato. Cosa ti è piaciuto di più, cosa ti è piaciuto di meno? Allora, come ho detto, sicuramente la maneggevolezza tra le curve, perché lì ha fatto veramente uno step che negli anni prima non c'era, quindi nella velocità in curva è veramente tantissima roba. E tra l'altro, aspetta, ti interrompo solo un secondo perché un'altra sorpresa è arrivata dai freni. Bravo, hai ragione. Un punto debole, se vuoi, della vecchia versione erano i freni che tendevano a calare un pochino di tono idraulico, invece in questa si sono dimostrati su una pista molto impegnativa come Pergusa, con delle staccate molto lunghe da velocità molto elevate a velocità quasi pedestri, ne hanno tenuto, e tra l'altro queste sono le Ace, non le Brembo, quindi al di là di ogni critica. Potenti, modulabili e sempre molto precisi. Perfetto. Se dobbiamo fare una tirata d'orecchie la facciamo forse un po' alla qualità e ai dettagli delle carene, ecco, ci sono delle plastiche nere qua e là che non ci fanno impazzire, e da una moto che parte da 19.000 euro, da oltre 19.000 euro. È vero, allora la moto è bella, è fatta bene, quasi dovunque si posi l'occhio, effettivamente ci sono delle cadute di tono che si fa un pochino fatica a giustificare per il blasone BMW e per una moto di questo prezzo e di queste prestazioni. Finiture che invece sono assolutamente non criticabili per la concorrente italiana, la Ducati. Che vi andrei a raccontare adesso appena Paolino si decide, e arriva anche lui come al solito, tu con calma. Con calma. C'è mica fretta. Allora, mi parli tu del motore, visto che l'avete chiamato in causa parlando di una concorrente. Esatto, questo è un motore fantastico, è un motore adrenalinico. A differenza di quello Aprilia, questo mi fa sentire tutti i cavalli. Quando pigli in mano il gas, soprattutto qui in uscita dalle S, questo ti tira un pugno nello stomaco e poi ha un allungo, non ci si deve fidare dell'orecchio. È vero. Bisogna sempre dare un'occhiata al contagiri, perché scendendo dalle altre moto, salendo su questa, ti frega. Arrivi a 10.000, ti sembra di essere già arrivato, invece la spinta c'è. Invece hai ancora un allungo, ancora un bel po', perché tra l'altro per essere un 1100 gira a una quota esatto, quasi 15.000. E appunto ti tira un bel pugno nello stomaco ed è una goduria, però è anche molto fisico. Certo. Pretende tanto dal pilota, sinceramente stanca abbastanza, devi proprio anche questa cucirtela addosso, perché così com'è sei tu e lei che ti porta in giro. Tra l'altro è tanto impegnativo in accelerazione, perché ti manda in pappa il cervello da quanto risponde forte, quanto impegnativo in frenata, perché sembra di sbattere contro un muro. Questa forse è veramente quella che dà più soddisfazione in fase di frenata e inserimento curva. E lo era già l'anno scorso quando l'avevamo provata in Spagna. E qui ancora l'inserimento di queste S è fantastico, perché riesce ad arrivare con la moto, con l'avantreno in piena frenata, la leva del freno ancora in mano, inserisci, volendo ti potresti fare tutta la S con i freni in mano. Con i freni in mano, è precisissima, mette le ruote dove vuoi, sì. È potentissimo, instancabile. È vero che però è un impianto frenante spettacolare, è anche vero che comunque la conformazione del serbatoio, la potenza in frenato, tutto quanto pretende tanto sulle braccia. Esatto. Quindi io direi che se dovessimo sintetizzarla un pochino in un pregio e cosa ci è piaciuto di più e cosa ci è piaciuto di meno. Adrenalinica, molto fisica. Molto fisica e abbastanza impegnativa, bisogna partire determinati e... Poi ha sofferto meno il discorso dell'asfalto, l'anno scorso appunto aveva sofferto le ondulazioni, le buche dell'asfalto, qui l'asfalto è perfetto e questa cosa lei ci va fuori. Sicuramente le è piaciuta molto. Assolutamente. L'elettronica mi sembra incriticabile. Esatto. Eccezionale. Esatto. Forse, no, non diciamola più a punto, ma sicuramente all'altezza delle migliori. Assolutamente. Senza il minimo. Assolutamente. A questo punto io direi che abbandoniamo il vecchio continente l'Europa e passiamo alla prima delle 4 cilindri giapponesi con la Honda, Gix e Antonio. Beh, caro Edo, che ti devo dire, questa Honda innanzitutto è bella da vedere, è costruita molto bene,
da un punto di vista sia ingegneristico che delle finiture, quindi è una moto che piace anche allo sguardo. La cosa che emerge subito, come sempre in casa Honda, è questa grande immediatezza di guida, questa grande confidenza, una bella posizione di guida precisa sia per chi è alto che per chi è basso, e anche tu credo che hai trovato un po' le sensazioni, quindi fra tutte è sicuramente quella più semplice da presa in mano. Sì, io ho trovato la moto estremamente familiare, sembra quasi un disco rotto parlando di Honda, in realtà è vero che già appena sali in sella ti trovi a tuo agio, anche se la potenza supera di molto 190 cavalli, riesci a governarla quasi al primo istante. La moto comunica molto, forse anche se le sospensioni semiattive fanno il loro dovere, garantendo un setup ottimale, quantomeno se proprio non le tiri il collo subito. Sì, io direi, guarda Edo, che non è la moto più maneggevole in ingresso di curva, però è una moto estremamente equilibrata, si sente che è una moto leggera, molto neutra di comportamento, con un motore molto buono che effettivamente quando si trova in mezzo a questi concorrenti ai medi regimi fa sentire che comunque è un po' meno coppia, quindi questo un pochino soffre, però va vista in un'ottica, vuol dire, più complessiva, che è quella appunto della moto sfruttabile per tutti, più semplice. Se ci sono delle cose che non ci convincono fino in fondo, sono per esempio il cupolino molto piccolo, e quindi questo fa un po' da contraltare con questa grande confidenza che ti dà e comodità. Total control, però quello si fa in fretta anche a modificarlo, per così dire. Ed è anche vero che sul modello di quest'anno la funzione di anti-impennata e di controllo di trazione sono state divise, anche se su questa pista per caratteristiche che ha non emerge questo comportamento in maniera molto evidente. Invece io ti direi che avendola provata, quello che invece emerge rispetto a quello che avevamo magari riscontrato al Power Car 2 anni fa è la miglioria all'intervento dell'ABS, che è molto meno intrusivo e soprattutto più prevedibile, più regolare nel suo funzionamento. Diciamo che certo non arriva così in fretta. Peraltro, già che per l'impianto frenante è vero che si affatica un pochino prima degli altri, quindi questo è vero, rimane un pochino sul tallone d'Achille, bisogna capire se è una questione di pompa o di pinze, non ci sta. Insomma, tu invece che cosa non ti convince fino in fondo? Beh, fino in fondo ribadisco il fatto che l'impianto frenante mi è sembrato quello che aveva mostrato la corda prima degli altri. L'allungamento della leva era sensibile dopo qualche giro tirato. E poi forse la posizione delle pedane non mi ha convinto fino in fondo, potrebbe essere più sportiva, però questo si ricollega al fatto che la moto è sfruttabile probabilmente anche per strada e non soltanto in circuito. Però per dire, come non siamo mai d'accordo tutti, vedi, invece lo trovate a posto. Questo poi ma è giusto così, d'altra parte. Anche la corporatura non è esattamente la stessa, ci può stare tranquillamente. Assolutamente. E a questo punto invece passiamo alla Kawasaki, la Kawasaki, che per sua natura è stata pensata, è la doppia R, questa è stata pensata per mettere in difficoltà me, la 10 doppia RR, va bene, lo dico, dai. Dillo bene. Che è stata pensata per adeguarsi al regolamento Superbike, quindi per girare un pochino più alta e compensare quindi l'eventuale penalizzazione in termini di giri, quindi la moto base per la Superbike di Jonathan Rea. Ce la raccontano Luca e Maurizio. Allora, partiamo subito con la cosa che ci ha fatto impazzire, che è la ciclistica, ma soprattutto l'avantreno, perché è un avantreno impressionante, sì, come la tradizione Kawasaki, quindi molto stabile, in ingresso di curve e in uscita, tant'è vero che ti viene molto spesso da aprire ancora di più rispetto a quello che faresti normalmente, quindi magari c'è anche un po' il retrotreno che tende a scappare, magari tende un po' ad allargare, giusto? Sì, spesso in uscita tende ad allargare, alleggerirsi avanti, però è tutta una conseguenza, ce la si sente così bene quando si è in curva che viene voglia di strizzarla. D'altra parte anche lei ha le sospensioni meccaniche da vera moto da corsa, quindi bisognerebbe forse, lavorandoci un pochino dietro, magari un po' correggerla e cucirsela un po', come abbiamo detto anche per Aprilia. Motore, alla fine, come cavalli non si può dirle nulla, forse seconda solo come 1000 seconda solo a BMW, assolutamente, gran motore. Passiamo all'elettronica, perché è ben affinata a livello di sensazioni quando la si guida. L'unica cosa è proprio il rapporto che l'utente ha con l'elettronica, quindi come si relaziona chi la guida con poi i vari parametri che uno è portato ad azionare o cambiare. Diciamo che va un po' raffinato anche in questo, e nel dire questo anche la strumentazione pecca un po', è poco leggibile, i numeri sono molto piccoli, però per contro alla fine ha un bel lampeggio
di... Sì, effettivamente Esatto. ti abbronza. Sì, non puoi non quando vederlo. devi cambiare ti abbronza. La funzionalità del flash di cambiata è forse l'unica che anche quando si guarda davanti lo vedi, Sì. per forza. Quindi quello secondo me è molto importante quando si va in pista. Io mi permetto di aggiungere qualche cosa a quello che avete detto voi, che condivido posizione. da in pieno. Posizione Per la in sella, posizione, la immaginavo. posizione in sella. Io mi sono lamentato, ho rotto l'anima a tutti quanti, perché una moto del genere, corsaiola così, ha le pedane veramente tanto avanzate, e con una ciclistica del genere, come dicevi tu, che ti porta ad aprire tanto presto, hai le pedane un pochino avanti che ti rendono faticoso ancorarti coi piedi, quindi tendi un po' ad attaccarti al manubrio. Io facevo fatica per esempio a infilare il piede sotto per cambiare. Però, come diceva il effettivamente- Gix, alla fine abbiamo pareri diversi, perché invece io e Luca non abbiamo riscontrato. Non ci siamo trovati troppo male, forse è Eh. più che per essere un 4 cilindri in linea è la larghezza Certo, delle gambe, sicuramente. quello che forse Anche dà un quello. pochino più di è problemi. la più Però larga come sezione. siamo la tutti parte del diversi. serbatoio. Invece io chiuderei dicendo che l'impianto frenante è il migliore delle giapponesi, Sì, con ogni sì. probabilità. 10 Quindi cosa ci è piaciuto di più? Riassumendo, avantreno, avantreno per forza. da correggere la gestione Sì, dell'elettronica. il quadro va cambiato, lo aspettiamo però. Dai. Sì. Perfetto. Allora, a questo punto io vi lascio e vado dal Gix Giusto. e raccontiamo insieme la GSXR 1000R. Partiamo dal motore. Beh, il motore devo dire che continua a piacermi tanto, perché anche se ha in termini assoluti meno potenza rispetto a qualcos'altro delle moto che abbiamo qua, e nell'uso sembra che invece abbia più potenza, perché comunque dai medi in su dà una bella spinta, e questa è una cosa che piace tanto fuori dalle curve. Il secondo aspetto che mi è piaciuto molto è comunque, nonostante la posizione di guida non sia il mio ideale, però ha un buon compromesso d'uso in tutte le situazioni del tracciato, quindi questa è un'altra cosa molto positiva che mi è piaciuta tanto. Sì, il motore a fasatura variabile aiuta Veramente tantissimo, sì, è perché un plus non da riesce, poco, e esatto, si sente proprio la differenza, certo. riesce a unire la schiena, i medi, la potenza in alto, tra l'altro senza transizioni, senza niente, quindi Certo, molto anche molto una bella pista già lavorazione. veloce, tra l'altro, quindi dove non è che scendi tanto di giri, però insomma, Certamente. E ciclistica, io ti posso dire che a me è piaciuto, l'ho trovata piuttosto equilibrata, e anche questa è un po' da mettere a punto. mettere a punto è una tratura un po' morbida generalmente le sospensioni, non sono semiattive, però qui ci si può anche lavorare, bisogna trovare un pochino il tempo di metterci mano. Quindi non è una moto né estremamente veloce in ingresso di curva, né estremamente stabile in frenata, ma globalmente è molto equilibrata, quindi non ti mette mai in difficoltà, non ti crea problemi in accelerazione, quindi da questo punto di vista prevedibile. Allora, tra l'altro bisogna fare una piccola precisazione, perché il modello 2019 di questa moto è dotata di raccorddi in treccia aeronautica, che però purtroppo noi non abbiamo sulla nostra moto qua, perché per questioni di tempo, per proporvi la comparativa il più presto possibile, ce ne siamo beccati un esemplare che ne è ancora sprovvisto, quindi sospendiamo il giudizio per quello che è la tenuta dell'impianto frenante alle sollecitazioni qua, perché effettivamente un po' si è affaticato, non come mi aspettavo, se devo dire la verità, però oggettivamente quando arriveranno i raccordi la pompa e le pinze dovrebbero essere ampiamente all'altezza. Sì, credo che sia una moto che con pochi aggiustamenti, se uno vuole proprio cucirsela addosso, andare già in pista, cambiare 2 o 3 cose, cambia proprio tanto, proprio si sente che è un'ottima base. E tra l'altro bisogna anche levarsi il cappello, perché è quella con il miglior rapporto qualità-prezzo Sì, alla fine, sì, perché sì, la quotazione, quindi tanto di cappello sui Suzuki. Sì, Ma questo- forse pesa qualche chilo in più, sarebbe bello se magari però togliendo questo... Beh, magari questo- levando... Esatto. E a questo punto chiudiamo con l'ultima in ordine alfabetico, ovvero la Yamaha. Ce ne parlano Lillo e Antonio. Allora, questa è una moto che ci ha fatto godere l'anno scorso in Spagna. In Spagna? In Spagna. Dove? Non si sa. No, un posto vicino a Barcellona. Esatto. È una moto molto equilibrata, un motore pastoso, bellissimo, prestazionale, ma la cosa che veramente è emersa anche oggi, bastava dare un'occhiata ai pneumatici. Oggi le condizioni meteo sono cambiate 1000 volte, temperature, sole, pioggia, poi asfalto umido, freddo. Questa moto ha consumato le gomme in una maniera spettacolare. Certo. È stata l'unica, per cui vuol dire che il pacchetto ciclistica motore gira al meglio. Inizia a mostrare forse qualche annetto il progetto, per cui sì, molto facile, Tra virgolette. Contestualizzando. Esatto, una moto spettacolare dal punto di vista della guidabilità, paga qualcosa qui nei cambi di direzione, anche tu hai notato? Forse non è tra le più svelte nei cambi di direzione. L'albero crossplane è un po' più largo Esatto. degli altri, che causa un po' di inerzia. Paga qualcosa nelle staccate,
perché qui giustamente le staccate sono pesanti, sono toste, e il feeling con l'avantreno e le pinze Nissin non riusciamo proprio a farcelo piacere. È sempre qui stato... soffre più che altrove, come era successo a Monza al debutto, sono tante staccate molto lunghe e soffre anche per questi benedetti semimanubri che sin dalla sua nascita, in effetti sono forse il punto debole, se vogliamo, dell'ergonomia di questa motocicletta, con i manubri molto chiusi che soprattutto anche nei cambi di direzione non contribuiscono a divertirsi veramente tanto, a buttarla fantastica in appoggio. Il motore, sia per l'erogazione del motore sia appunto per l'equilibrio della ciclistica, qui si fanno tutti questi curboni in appoggio in piena accelerazione, la moto è equilibratissima, permette anche a chi non è particolarmente, come si può dire, avvezzo. Esatto, avvezzo, mamma mia. Basta che non ci siano R. Esatto. A chi non è particolarmente avvezzo di riuscire a ripetere continuamente buoni tempi, raggiunge un limite molto elevato. Poi se si va a chiedere qualcosa di più, vabbè, diventa un po' più specialistica. Comunque l'assetto, sospensioni, la parte elettronica è a postissimo, certo. Aveva raggiunto già dall'anno scorso, aveva raggiunto il top da questo punto di vista, bellissima da vedere, finiture e quant'altro, penso che non ha, sì, difficile criticarla. Io ti aggiungerei, chiudendo, perché questo si deduce da quello che avete detto, ma non è stato detto, pare che valga la pena di sottolinearlo, è quella che stanca di meno. Assolutamente. È quella che fisicamente stanca di meno, sì, e quindi si riesce a... È vero che ha avuto uno sviluppo, io ho provato la prima R1, la primissima versione, c'è stata un'evoluzione, sembra uguale ma è cambiata molto in profondità. Cosa vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto di meno? Bene, per quello che mi riguarda, quello che mi è piaciuto di più è la facilità di guida. Certo. Come ha detto poco fa Francesco, riesci a ripetere i tuoi tempi, riesci a essere veramente sempre molto preciso e non farti mai prendere in contropiede al motore, che comunque, anche se uno dei tre più forti, è quello che ha una potenza medi sostanziosa. Certo. Meno? Di meno purtroppo l'impianto frenante. Io credo che la corsa della leva che si allunga dopo qualche giro qui per Gusa, soprattutto qua, non fa sentire benissimo. Assolutamente no, perché tra l'altro appunto come dicevi per Gusa è un circuito piuttosto severo per i freni, certo. E qui avremmo avuto un impianto ancora più tetragono. Più tetragono, bravo, tu te lo puoi permettere. Vabbè, io invece equilibrio generale, motore che mi piace sempre tantissimo, appunto semimanubri, sì, avendo avuto la possibilità di provarne una con il kit GYT Ercolo, con i semimanubri belli larghi, cambia completamente, è un peccato, davvero un peccato che non esca così di serie. Ok, perfetto, noi ve le abbiamo raccontate al meglio che potevamo, però so che voi in questo momento vi state chiedendo qual è che è risultata la più veloce qui a Pergusa. Dovete aspettare perché non ve lo diciamo in questo video, ma dovete aspettare ancora un pochino e seguire il prossimo video in cui vi faremo vedere quale di queste 7 moto, di questi 7 capolavori è risultata la più prestante, la più veloce qui a Pergusa. Per quello che possono contare i tempi, perché non ci stancheremo mai di ripeterlo, significano soltanto che su questa pista, con questo pilota, in queste condizioni, con queste gomme, una è risultata più performante delle altre, ma siamo sicuri, e credo di non poter essere smentito, che qualunque di queste vi mettiate in garage difficilmente vi sveglierete senza il sorriso stampato sulla faccia la mattina. Per cui vi salutiamo, come al solito vi invitiamo a mettere un bel like se vi è piaciuto il video, a iscrivervi al nostro canale YouTube e ad avere un attimo di pazienza, a continuare a seguirci per vedere come va a finire questa sfida. Vedremo. Ciao!